cliente mi porta un nuovo computer, solitamente mi chiede di impostarlo al meglio in base all'utilizzo che intende farne. Tuttavia, ci sono una serie di operazioni che io faccio a prescindere dall'utilizzo finale della macchina su ogni nuovo computer che mi capita tra le mani. Queste consistono ad esempio nel fare il debloating, cioè rimuovere tutti quei software non necessari che vengono installati dal sistema operativo in automatico, o ancora effettuare tutti gli ultimi aggiornamenti del Windows, così come tutti gli aggiornamenti dei drivers, e poi verificare le impostazioni relative alla privacy, rendere visibili per una questione di sicurezza le estensioni dei file e impostare correttamente tutti i settaggi relativi al risparmio energetico. Ma se ti dicessi che tutte queste operazioni riesco a farle lanciando un solo comando sul computer, ci crederesti? Beh, oggi voglio dimostrarti come si fa. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Oggi ho scelto di mostrarti questo comando su una macchina Windows 11 appena installata. Questo non perché non funzioni su Windows 10, anzi funziona bene sia su Windows 11 che su Windows 10, ma su Windows 11 ha alcuni vantaggi e su Windows 10 degli altri che andrò a mostrarti. Per eseguire questo comando dovremo aprire una cosa che si chiama PowerShell, che è un qualcosa di simile al prompt dei comandi, che ci consente sostanzialmente di lanciare delle istruzioni, di dare delle istruzioni al Windows in maniera testuale. Per avviare la PowerShell, che dovremo avviare in modalità amministratore, bisogna fare così. Si va su cerca, qui in alto si scrive PowerShell, e tra i risultati si può scegliere questo Windows PowerShell. Clicchiamo con il pulsante destro per avviarlo come amministratore, quindi clicchiamo su esegui come amministratore. Accettiamo di apportare modifiche al dispositivo e qui nella finestra che ci si presenta andiamo a scrivere questo comando. Quindi premiamo il tasto invio sulla tastiera. Ed ecco che si aprirà la finestra relativa al comando che abbiamo appena lanciato. Prima di andartelo ad illustrare, ti preciso che lo stesso comando te lo lascio anche in descrizione di questo video, in modo tale che tu possa andare eventualmente a fare un copia e incolla e lanciarlo senza il pericolo di commettere errori. Questa utility che stai vedendo è stata scritta da un informatico americano di nome Chris Titus. Infatti, quando andiamo a lanciarla, potrai notare che noi attingiamo a queste risorse dal sito christitus.com. Che cosa ha fatto Chris Titus? In semplici 4 passi ha inserito tutte quante le operazioni che anche lui compie sui nuovi computer, che ricomprendono poi quelle che tutti noi informatici andiamo a fare, o meglio andavamo a fare manualmente, e che adesso possiamo compiere automaticamente. Benché la maggior parte di queste operazioni possano essere effettuate anche su computer che non sono nuovi, ti avviserò in merito a quelle operazioni che invece possono essere problematiche se effettuate su computer che non siano stati appena acquistati oppure appena formattati. Come ho già accennato in apertura del video, questa utility si articola in 4 passi principali. Il primo, come possiamo vedere, è relativo all'installazione dei software che possono essere utili sulla nuova macchina. Il secondo, Tweaks, è relativo alle ottimizzazioni che è possibile fare sulla macchina. Il terzo riguarda delle configurazioni fondamentali. E il quarto infine gestisce la situazione degli aggiornamenti del Windows. Ti consiglio di seguire questi 4 passi nell'esatto ordine in cui sono messi, partendo da sinistra e andando pian pianino verso destra. Andiamo a vedere la sezione relativa alle installazioni. Qui possiamo scegliere cosa installare sulla nuova macchina, quindi ad esempio i browser, cioè i programmi che ci consentono di navigare in internet. Solitamente io installo Chrome, e per i clienti che lo chiedono installo anche Firefox. Edge non è necessario in quanto già installato su qualunque macchina Windows 10 o Windows 11. Per quanto riguarda invece le comunicazioni, quello che io solitamente vado ad installare sono Skype, Teams e Zoom per i clienti che lo richiedono.
La sezione Development è invece dedicata allo sviluppo. Sono strumenti solitamente tecnici che la maggior parte dei clienti non mi chiede di installare. Nella sezione Document normalmente io vado ad installare il Foxit PDF. Foxit funziona come l'Adobe Reader che non installo, ma lo trovo più snello e più veloce. Per i clienti che ne fanno richiesta sempre installo anche LibreOffice e Notepad++, che è un notepad avanzato che io trovo sinceramente molto utile e che ti consiglio. La sezione Games è completamente facoltativa. Quello che talvolta mi capita che mi venga richiesto di installare è BlueStacks, che è un emulatore di sistema Android che serve a far girare appunto le app per Android su un sistema Windows. Gli altri software vengono solitamente installati solo su richiesta. Anche la sezione Pro Tools è di contenuto prettamente tecnico, quindi è raro che qualche cliente mi chieda di installare qualcuno di questi strumenti. Quello che consiglio invece nella sezione Microsoft Tools è quella di installare gli strumenti .NET, la PowerShell, che in realtà è già inclusa in ogni sistema Windows come abbiamo appena visto, ma eventualmente, come vedremo in seguito, può essere aggiornata, e i PowerToys, di cui parlerò a breve in un altro video. Può talvolta essere utile installare il Sysinternal Process Monitor per vedere quali processi sono in esecuzione sul nostro computer e poterne valutare l'impatto a livello di prestazioni. Per quanto riguarda la sezione deputata agli strumenti multimediali, gli unici che solitamente possono essere utili nella maggior parte dei casi sono sicuramente il VLC e in più eventualmente iTunes per chi dispone di dispositivi Apple o ne ha una necessità. Infine, nella sezione Utilities possono sicuramente essere utili il 7-zip che serve a decomprimere e a comprimere i file, l'AnyDesk oppure il TeamViewer che vengono utilizzati per le assistenze da remoto. Io utilizzo AnyDesk e lo installo su tutti i computer dei miei clienti. Alcuni gradiscono utilizzare le Glary Utilities, inoltre installo sempre il Malwarebyte per proteggere da virus e malware, ed il Revuan Installer su cui a breve conto di fare un video specifico. Una volta completata la nostra configurazione ci basterà cliccare sul tasto Start Install per installare tutti i software che abbiamo selezionato in questa fase. Il tasto invece, che si chiama Upgrade Installs, serve semplicemente ad aggiornare, qualora l'installazione sia stata già effettuata, i software che abbiamo selezionato. E passiamo alla sezione Tweaks. Nella sezione Tweaks vediamo che Chris Titus ha fatto un ulteriore ottimo lavoro indicandoci già 3 configurazioni a seconda del tipo di macchina che stiamo usando e a seconda delle nostre preferenze. Nel caso in cui la nostra macchina sia un computer fisso, vediamo che automaticamente vengono fatte per noi una serie di scelte. Come possiamo vedere nella parte relativa ai Tweaks, cioè alle ottimizzazioni essenziali, la scelta di desktop lascia deselezionati solo la cancellazione dei file temporanei e il disk cleanup, che possono eventualmente a piacimento anche essere attivate. Per quanto concerne invece i tweak facoltativi, io consiglio di selezionare anche Set Classic Right Click Menu. Cosa fa questa opzione? Come possiamo vedere nel Windows 11 il menu destro è un po' diverso rispetto a quello del 10. Per visualizzare il menu come era nella versione Windows 10 dobbiamo cliccare su Mostra altre opzioni e vediamo che il menu torna a quello di una volta. Personalmente sono abituato e ho notato che i clienti si trovano meglio con il menu classico, quindi seleziono sempre questa opzione. Inoltre non consiglio mai di rimuovere Microsoft Edge, perché questo crea una catasta di problemi al nostro Windows per come Microsoft ha deciso di impostare l'Edge, senza considerare il fatto che diventa molto difficile poi reinstallarlo. Spesso vado a rimuovere Cortana, che occupa risorse di sistema, ma essendo ben attento al fatto che la nostra ricerca cambia e diventa un
un pochino più difficoltosa. Attenzione a non rimuovere, se non su macchine nuove o appena formattate, le applicazioni del Microsoft Store. Di solito disabilito anche le notifiche, che sono quelle che appaiono nell'angolo in basso a destra del nostro computer, che personalmente trovo molto noiose. Per questioni di sicurezza non consiglio di disabilitare lo User Access Control, quindi lasciate questa casella non spuntata. E infine seleziono sempre Show File Extension per una questione di sicurezza, perché spesso molti virus mascherano le estensioni dei file, cioè quelle .doc, .txt e così via, in modo da non fare apparire un file eseguibile, quindi potenzialmente foriero di virus, come tale. Non vanno invece toccate, nel caso di un computer fisso, le impostazioni relative al power throttling. Basta lasciarlo esattamente così per quanto riguarda i computer fissi. Naturalmente lo stesso discorso vale se utilizziamo un laptop, quindi un notebook o un portatile. Cliccheremo su questo pulsante e automaticamente, fatte salve tutte le precisazioni che ti ho fatto precedentemente, verranno selezionate le impostazioni migliori per un computer portatile. Se invece optiamo per la versione minimal, cioè con il minimo di modifiche indispensabili per il nostro sistema, faremo esattamente la stessa identica cosa. Inoltre Christitus qui giù ci mette un'ulteriore chicca riguardante il discorso dei DNS che ho già affrontato in un precedente video. Grazie a questa utility infatti possiamo andare qui e selezionare i DNS che preferiamo impostare sulla nostra macchina. Quindi ci basterà cliccare su Run Tweaks per applicare tutte le impostazioni che avremo selezionato, e se qualcosa non ci dovesse convincere ci basterà rilanciare l'applicazione e cliccare su Undo Tweaks per annullare tutto quanto e tornare alla situazione precedente. E veniamo alla sezione Config. Quello che vediamo qui è la possibilità di installare delle features aggiuntive, per esempio tutti i .NET Framework, la possibilità di usare l'Hyper-V Virtualization che ci serve nel caso in cui sulla nostra macchina utilizziamo macchine virtuali, ad esempio con VirtualBox o altre applicazioni similari, la possibilità di aggiungere alla nostra versione di Windows i vecchi sistemi per la riproduzione dei media come Windows Media Player o Direct Play, che direi che ormai sono talmente desueti da essere praticamente inutili, la possibilità di utilizzare l'NFS, che non va confuso con l'NTFS. L'NTFS è il New Technology File System, cioè la maniera in cui vengono gestiti i file sui dischi del Windows, mentre l'NFS è il Network File System, che è un file system di rete, quindi se non hai una rete locale sicuramente non avrai bisogno di installarla. E infine c'è anche la possibilità di installare il Windows Subsystem for Linux, che ti consente di installare all'interno di Windows una piccola versione di Linux a scelta tra le distro disponibili online. Quando avremo terminato con la nostra scelta potremo cliccare sul pulsante Install Features per installare tutto quello che avremo selezionato. Ci sono inoltre 3 fixes. C'è la possibilità di impostare l'autologin, quindi la possibilità di saltare quella schermata all'avvio di Windows che ci chiede di entrare con un determinato utente. Verrà scelto l'utente di base, il login avverrà automaticamente. Si potranno, in caso di problemi con gli aggiornamenti, resettare le impostazioni di Windows Update. Questo può essere molto utile nel momento in cui appunto gli aggiornamenti fossero bloccati. E infine c'è la possibilità di fare una scansione, come abbiamo visto in uno dei miei video precedenti, per evidenziare la presenza e risolvere i problemi relativi ai file di sistema che potessero essere corrotti o danneggiati. Quello che invece vediamo sulla parte destra sono semplicemente dei pulsanti che ci consentono di aprire il pannello di controllo, le connessioni di rete, il pannello relativo alle opzioni di risparmio energetico, le impostazioni relative ai suoni e alle periferiche di riproduzione audio, le proprietà del sistema e gli account utente presenti sul nostro sistema. E veniamo all'ultima sezione, che è quella relativa agli aggiornamenti. Qui Christitus ci presenta 3 possibili scelte. La prima è quella che serve a ripristinare lo stato degli aggiornamenti esattamente come vengono impostati dalla Microsoft.
La seconda è quella che io consiglio di installare e anche Chris-Titus. Cosa fa questa impostazione? Ritarda tutti gli aggiornamenti facoltativi di 2 anni, dandoci quindi la possibilità di scegliere noi manualmente eventualmente quali e quando farli, in modo da non essere continuamente interrotti da questi aggiornamenti del sistema, rallentando sia la chiusura e quindi lo spegnimento della macchina, sia spesso il suo avvio con aggiornamenti lunghissimi. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti di sicurezza, li ritarda di 4 giorni, che è una misura minima ma importante, in modo tale da impedire che degli aggiornamenti di sicurezza che spesso vengono fatti da Microsoft in fretta e furia vadano a creare problemi al nostro computer. L'ultima opzione, infine, disattiva tutti gli aggiornamenti. Bene, questo non lo consiglia Chris-Titus e non lo consiglio neanch'io per questioni di sicurezza. Tutto quello che abbiamo visto in questo video riguarda sia le macchine Windows 10 che le macchine Windows 11. Siccome questo comando si utilizza su macchine nuove o su macchine appena formattate, naturalmente non ho mai avuto la possibilità di sperimentarne il funzionamento su macchine Windows 7 oppure Windows 8, quindi diciamo pure che non ho una casistica in tal senso. Inoltre ho iniziato recentemente ad utilizzare questo sistema che fino ad ora ho usato su una ventina di macchine più o meno, ma senza avere mai nessun problema. In ogni caso, come ho detto, fatte salve le eccezioni a cui ho accennato nel corso del video, la maggior parte di questi comandi possono essere utilizzati anche su macchine che non siano nuove o di recente formattazione. E come sempre ti sarei grato se mi facessi sapere se hai provato questo software, se hai avuto difficoltà o semplicemente anche come ti sei trovato. Nel frattempo, come sempre, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima.